Ciao a tutti amici e benvenuti sul mio canale Learn Italia with Annalisa. Per il video di oggi vi parlo del Festival di Sanremo, il Festival della canzone italiana. Vi parlerò delle origini, della storia, ma soprattutto della edizione di quest'anno, l'edizione del 2023. Partiamo subito, ma prima ricordatevi, se volete, di abbonarvi al mio canale per non perdere tutti i prossimi video. Il Festival di Sanremo è un festival dedicato alla canzone leggera italiana ed è tenuto tutti gli anni dal 1951 nella località di Sanremo, una località costiera della regione Liguria. Dal 1951 in questo festival si esibiscono le più belle canzoni italiane e questo festival ha lanciato cantanti e artisti che sono poi diventati di una grande fama nazionale e internazionale. Alcuni di questi come Domenico Modugno, Mia Martini, Adriano Celentano e molti altri. Una tappa importantissima è stata ad esempio nel 1977, quando la cantante Mia Martini presenta il suo brano Minuetto, il quale ha un successo incredibile e le radio lo trasmetteranno per settimane e settimane e anche quasi mesi. Negli anni il festival si è evoluto continuamente, ad esempio sono state introdotte nuove categorie per dividere gli artisti, come le nuove proposte o i big. Le nuove proposte raggruppano quei cantanti che non sono ancora conosciuti ma che si ritiene abbiano un futuro promettente, e invece nei big ci sono tutti i cantanti affermati. Se il festival è una storia di evoluzioni, cambiamenti, rimane però una costante per tutte le famiglie italiane. Sì, perché in questa settimana il festival infatti dura ben 5 giorni, durante il mese di febbraio. Ebbene, in questa settimana tutti gli italiani si riuniscono davanti alla TV oppure oggi davanti al computer per non mancare questo importante appuntamento. In sintesi, il Festival di Sanremo è una storia di talento, tanta musica, forti emozioni e momenti indimenticabili, e durante questa settimana, che appunto di solito si tiene nel mese di febbraio, tutti ne parlano, molti italiani, tantissimi italiani, la stampa, i giornalisti, la radio e ovviamente anche la TV. Tra poco vediamo il programma dell'edizione 2023, che è la 73esima edizione, ma prima ci concentriamo un po' sulla sua storia e sulle origini. La storia del Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo comincia nel 1951. All'epoca non c'era ancora la televisione e quindi la prima edizione del festival viene tenuta nella sala municipale del Casinò di Sanremo. A Sanremo infatti c'è un bellissimo casinò, e se volete scoprire qualcosa in più riguardo a questa città e al casinò vi rimando al video che ho girato qualche mese fa proprio a Sanremo. Il 29 gennaio del 1951 viene tenuta la prima edizione del festival, e pensate che i cantanti che interpretavano le canzoni all'epoca erano solo 3. Infatti tutti i brani, tutti i testi e tutte le canzoni venivano interpretate solo da 3 cantanti che erano stati appunto selezionati per presentare le nuove canzoni. L'accoglienza però del festival non era delle più calorose. C'era qualche giornalista, c'era qualche ospite, ma pensate che gli ospiti durante le esibizioni non hanno smesso di parlare, di commentare, di criticare. Quindi possiamo dire che l'inizio del Festival di Sanremo non è stato un grandissimo successo. È solo con gli anni che il festival si è guadagnato sempre più successo e importanza nel pubblico italiano. Una tappa fondamentale è il 1955. Perché? Perché il festival viene trasmesso per la prima volta nella TV. E la TV era un mezzo per quei tempi davvero innovativo, era una tecnologia che veniva a introdursi nelle famiglie italiane. Quindi il festival in qualche modo beneficia di questa nuova tecnologia, e tanti italiani attraverso proprio la TV iniziano a poter guardare il Festival di Sanremo.
Un'altra tappa fondamentale è il 1958, perché durante questa edizione, quella del 1958, viene presentato il brano Nel blu dipinto di blu. Vi sto parlando della famosissima canzone di Domenico Modugno, più conosciuta forse sotto il nome di Volare. Domenico Modugno, con la sua performance, con la sua esibizione sul palco di Sanremo, ha un successo incredibile. Agita le mani, apre le braccia e tutti si innamorano di questa canzone che sono sicura anche voi conoscete, almeno il suo ritornello. Un'altra tappa fondamentale per la storia del festival è il 1977, perché fino ad allora, come vi ho detto, il Festival di Sanremo era svolto nel Casinò municipale della città. Ma nel 1977 si decide di trasferirlo al Teatro dell'Ariston. Quando siete a Sanremo, se percorrete la via principale, il Corso Matteotti, troverete il Teatro dell'Ariston, un famosissimo e bellissimo teatro che da allora, dal 1977, è il luogo per eccellenza dove viene appunto svolto il Festival di Sanremo. Oggi il teatro e il festival sono, come dire, un'unica cosa. Ogni anno il Festival di Sanremo è un'occasione anche per scoprire, oltre al bellissimo teatro che lo ospita, il Teatro dell'Ariston, anche la città di Sanremo e la regione Liguria. La regione Liguria è una regione magnifica che si affaccia proprio sul Mar Ligure, una parte del Mar Mediterraneo, e la città di Sanremo è famosissima, oltre che per il suo festival, anche per i fiori. La città di Sanremo viene chiamata la città dei fiori e ogni anno proprio sulla scena, sul palcoscenico del festival possiamo vedere dei magnifici fiori che accompagnano le esibizioni, le canzoni, e da quest'anno ad ogni cantante a fine della sua esibizione viene regalato un bellissimo bouquet, proprio per ricordarci come il Festival di Sanremo si svolge a Sanremo, che è una città dei fiori. A proposito di fiori, quest'anno durante la prima puntata del festival è successo un incidente, un vero e proprio scandalo. Vi spiego perché. Ogni anno nel Festival di Sanremo viene invitato il vincitore della edizione precedente, in questo caso Mahmood e Blanco. Blanco, questo cantante, doveva esibirsi. Ha avuto durante la sua esibizione un problema tecnico, non riusciva a sentire la propria voce mentre cantava. Si è un po' arrabbiato, un po' molto arrabbiato, e ha deciso di spaccare, di rompere e di, diciamo, distruggere i fiori che erano presenti sul palco, e questo ha creato un vero e proprio scandalo, se consideriamo appunto, come vi ho detto, l'importanza che i fiori rivestono per questa città e per questa regione. Se infatti il festival è una storia fatta di talento, musica, emozioni, è fatta anche di polemiche e scandali. E ricordiamo quando negli anni passati c'è stato un episodio, c'è stata un'edizione in cui in pieno festival il conduttore dell'epoca, Pippo Baudo, ha evitato un suicidio in diretta. Si è poi rivelato essere un finto suicidio, quindi per dire che il festival è sì un momento di musica, ma è anche un momento di vera e propria società. Si parla dell'Italia, si parla anche del mondo. Pippo Baudo è stato il conduttore storico insieme a un altro conduttore storico, Mike Bongiorno, e davanti all'Ariston infatti potrete proprio vedere la statua dedicata a questo conduttore storico, Mike Bongiorno. Se quelli del passato sono stati appunto Pippo Baudo e Mike Bongiorno, quest'anno ritroviamo Amadeus per la quarta edizione consecutiva. Amadeus è un conduttore anche molto amato dal pubblico e si sta affermando sempre di più. Quest'anno, per l'edizione del 2023, viene affiancato da un cantante storico, Gianni Morandi, molto conosciuto in Italia, le cui canzoni sono nelle orecchie e nel cuore di tutti gli italiani, e viene affiancato anche da Chiara Ferragni che è un influencer, una ragazza che ha iniziato tanti anni fa come blogger e che poi si è affermata
piano piano, ma sempre di più nella imprenditoria digitale e che oggi è veramente diventato un successo mondiale. E poi altri ospiti importanti sono ad esempio Roberto Benigni, che lo abbiamo visto durante la prima serata, e anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Altri ospiti importanti e molto conosciuti nel campo della musica sono i Maneskin, che sono proprio usciti da Sanremo e che hanno avuto un successo planetario, e poi anche artisti internazionali come gli americani Black Eyed Peas. Ma vediamo un po' come è il funzionamento di questo festival. Il festival, come vi ho detto, dura 5 serate e quest'anno si svolge dal 7 all'11 febbraio. Ci sono delle regole per partecipare. Gli artisti infatti devono cantare in lingua italiana e il loro brano deve essere inedito. Infatti tutte le canzoni selezionate non sono conosciute, nessuno le conosce a parte appunto i selezionatori. Il festival comincia con 2 serate, la prima, quella del 7 febbraio quest'anno, e la seconda, quella dell'8 febbraio. Durante queste 2 serate vengono presentate tutte le proposte, tutti i cantanti e le loro canzoni. 14 nella prima serata e 14 durante la seconda. In totale quindi gareggiano 28 cantanti con 28 canzoni diverse. Il sistema di voto del Festival di Sanremo è piuttosto complicato perché mette insieme un voto che è formato da stampa, da un campione di popolazione tra ascoltatori abituali di musica, sono circa 300, quindi una rappresentanza del popolo, diciamo, e poi il televoto, quindi ognuno di noi può votare attraverso internet o attraverso messaggi, attraverso telefonate. Il sistema di voto è piuttosto complicato, ma è importante sapere che per le prime 2 serate, quindi le serate di presentazione, è solo la stampa che può votare, e la stampa è un insieme accreditato di giornalisti che provengono dalla carta, quindi dai giornali, dalla radio e dalla televisione. È solo a partire dalla terza serata che il pubblico può votare attraverso il televoto, quindi vota direttamente. Durante la terza serata vengono ripresentate tutte le 28 canzoni, quindi gli artisti si riesibiscono tutti quanti sul palcoscenico, e appunto la novità importante è che il televoto conta, quindi gli spettatori possono votare direttamente il loro cantante preferito. Nella terza serata vedremo come ospiti anche i Maneskin, questo gruppo che cerca di riabilitare il rock e che ha proprio avuto successo grazie a Sanremo nel 2021 e che poi sono stati anche i trionfatori dell'Eurovision. Perché? Perché i vincitori del Festival di Sanremo sono automaticamente selezionati per andare all'Eurovision. Anche questa è una cosa molto importante. La quarta serata, quella che quest'anno coincide con venerdì 10 febbraio, è detta la serata delle cover e dei duetti. Perché? Perché durante questa serata gli artisti sono chiamati ad esibirsi non con la loro canzone, ma con una cover, cioè una canzone di un altro cantante che ha avuto successo in passato. Gli artisti possono scegliere una canzone che va dal 1960 al 2009, quindi una canzone che ha avuto successo durante questo periodo, e la ripropongono, cioè la ricantano sull'Ariston. Per farlo possono scegliere, ma non è obbligatorio, possono scegliere di farsi affiancare da un altro cantante. E la cosa veramente importante è che la cover non è necessario che sia in lingua italiana, quindi solo per questa serata la regola della lingua italiana è sospesa e gli artisti possono cantare anche in lingua straniera. È durante questa serata che ascolteremo quindi dei grandi classici. Un'altra cosa importante è che anche questa serata, quindi la quarta, quella delle cover, conta nella classifica, conta nel voto. È un voto che, come vi spiegavo, è diviso tra stampa, televoto e questo campione demoscopico. Anche questa serata conta nel voto e questo significa che
Il Festival di Sanremo quindi è vinto dalla canzone più bella ma anche dall'artista. Come vi dicevo, durante questa serata i cantanti possono scegliere un altro cantante o un altro gruppo che li accompagna. Nell'edizione di quest'anno potremo ad esempio ascoltare il duo composto da Articolo 31, che è un gruppo che è in gara nel Festival di Sanremo, affiancato da Fedez, che è un cantante, tra l'altro marito di Chiara Ferragni, che sta avendo un grande successo. Un altro duo che potremo ascoltare durante questa serata è quello composto da Colapesce di Martino e Carla Bruni. E questo duetto riproporrà Azzurro, una fantastica e conosciutissima canzone di Adriano Celentano. E siamo finalmente arrivati alla quinta serata, la serata della finale, la serata finalissima in cui si designa il vincitore o la vincitrice. Che cosa succede in questa serata? In questa serata i cantanti vengono chiamati a riesibirsi per una terza volta, quindi tutti riascoltano le 28 canzoni in gara. E questo serve a far iniziare ad abituare gli italiani a sentire queste canzoni, ad essere abituati alla loro musica. E è anche molto importante considerare che nel frattempo la radio ha iniziato a trasmettere queste canzoni, così proprio da averle sempre di più nelle orecchie e nella mente. Dunque, in questa serata tutti e 28 i cantanti si riesibiscono e viene stilata una classifica sempre a partire dal sistema di voto diviso in 3 parti, quindi campione demoscopico, televoto e stampa. Vengono stilati i primi 5, quindi i primi 5 in classifica. E a questo punto cosa succede? Il voto viene azzerato. Una volta che si hanno i primi 5 in classifica, il voto riparte da zero ed è solo a questo punto che i primi 5 vengono chiamati a riesibirsi, quindi una quarta volta, e il voto deciderà solo a questo punto il vincitore. A partire da quest'ultimo voto, chi avrà ottenuto la percentuale più alta vincerà il Festival di Sanremo. Siamo quindi tutti curiosi di sapere chi sarà il vincitore o la vincitrice del Festival 2023. Vi consiglio di guardare questo importante evento della musica italiana, potete guardarlo anche sulla Rai, quindi potete collegarvi con il vostro computer ed è possibile guardarlo in qualsiasi punto del mondo. E nell'ultima serata saranno presenti ancora altri ospiti, ritornerà Chiara Ferragni, ma saranno presenti anche ospiti della canzone italiana, come ad esempio Gino Paoli, che è stato un cantante storico con canzoni meravigliose, e anche un ospite straniero, in questo caso il gruppo dei Depeche Mode. Come avete capito, il Festival di Sanremo è un evento fondamentale per la musica, per la canzone italiana, ma anche per la società, e infatti durante tutto il festival ci sono degli interventi che parlano di problemi di società, tra cui quello importante dell'ultima serata in cui verrà trasmesso un messaggio registrato del presidente ucraino Vladimir Zelensky. Questo è tutto per il Festival di Sanremo, siamo in trepidazione per sapere quale sarà il vincitore o la vincitrice dell'edizione di quest'anno 2023. Nel frattempo pensate, se volete, ad abbonarvi al mio canale Learn Italian with Annalisa. Io vi aspetto per tanti altri contenuti e video sull'Italia e sulla lingua, sull'arte e sulla cultura. Ciao, a presto!